Benvenuti, anime inquiete che vivete di pane, amore e serie TV, bentornati nel vostro rifugio preferito, l'unico angolo del web dove la verità non è mai semplice come appare. Siete su Gossip alla turca. Oggi, il cielo sopra Istanbul non è mai stato così elettrico. Sentite questo tremore nell'aria? Non è un terremoto, ma l'eco di uno scontro, o forse di un incontro mancato, tra due divinità dell'Olimpo televisivo turco. Stiamo parlando di loro, i nomi che da soli bastano a far battere il cuore di milioni di persone, Hazal Kaya e Satay Ulusoy. Credevamo che le acque si fossero calmate, che il passato fosse un libro chiuso riposto nello scaffale dei ricordi dorati di ADN Feria Koydum. E invece, una nuova tempesta si è scatenata, portando con sé polemiche, scene audaci, silenzi assordanti e la promessa di un red carpet che potrebbe trasformarsi in un campo di battaglia emotivo. Prima di immergerci in questo vortice di passione e segreti, vi chiedo un gesto fondamentale: iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella per restare sempre un passo avanti agli altri e, se volete entrare nella cerchia ristretta dei veri intenditori, cliccate sul tasto abbonati. Il vostro supporto è la nostra forza vitale. Un like è un abbraccio, un commento è la vostra voce. Siete pronti a scoprire cosa sta succedendo davvero tra Hazal e Satay? Mettetevi comodi, si comincia. Cari amici di Gossip alla turca, ci sono legami che il tempo non può erodere, chimiche che sopravvivono alla distanza e storie che, anche quando sembrano finite, continuano a scrivere capitoli invisibili nel grande libro dello spettacolo. Hazal Kaya e Satay Ulusoy sono tornati prepotentemente sotto i riflettori, ma dimenticate la nostalgia zuccherosa delle reunion a cui siamo abituati. Questa volta, non ci sono sorrisi di circostanza o selfie nostalgici. Questa volta, c'è una tensione densa, palpabile, una tempesta perfetta innescata non da un abbraccio, ma da un film che ha osato sfidare le convenzioni e che ha visto Hazal protagonista di una performance che definire audace sarebbe un eufemismo. Tutto ha avuto inizio con il lancio di questa nuova pellicola su una nota piattaforma digitale. Un'opera che, fin dal primo fotogramma, ha diviso la critica e il pubblico. Lodata per il suo coraggio narrativo, ma allo stesso tempo criticata ferocemente per l'intensità cruda di alcune scene. E proprio quando il film esplodeva nello zeitgeist culturale, diventando l'argomento numero uno di ogni conversazione, i sussurri hanno iniziato a serpeggiare dietro le quinte, veloci e letali come un incendio in una foresta secca. Le indiscrezioni che ci giungono, filtrate attraverso le pareti sottili dell'industria, dipingono un quadro sorprendente. Sembra che Satay Ulusoy, l'indimenticabile emir della nostra memoria collettiva, sia rimasto letteralmente sbalordito dalla visione del film colto alla sprovvista, quasi ferito dall'intensità viscerale di certi momenti che vedevano protagonista la sua ex partner di scena. L'attore avrebbe reagito in modo inaspettato. Le voci parlano di uno shock genuino, quasi come se, guardando Hazal spingersi così oltre i limiti artistici, avesse sentito vacillare l'immagine che custodiva di lei. Ma la narrazione si infittisce. Se dobbiamo credere ai leak più recenti, Satay avrebbe appreso del montaggio finale solo a cose fatte, quando il film era già disponibile per milioni di abbonati. La sua reazione? Una presunta protesta, o forse un commento amaro, riguardo alla decisione della produzione di non tagliare o ammorbidire sequenze specifiche. E qui, cari spettatori, si apre il vaso di Pandora delle interpretazioni. Satay stava difendendo l'integrità artistica del film, o stava sfidando confini che sentiva fossero stati violati? Era la preoccupazione di un amico, la gelosia retroattiva di un ex partner scenico, o la visione conservatrice di un uomo che protegge un ricordo? Appena la macchina del gossip ha ingranato la marcia, i fan si sono fratturati in fazioni armate di tastiera. Le timeline dei social media si sono trasformate in arene di dibattito infuocato. Da una parte, i difensori della libertà espressiva di Hazal, dall'altra, coloro che vedevano nelle parole attribuite a Satay un senso di protezione e rispetto. E nel mezzo di questo caos assordante, Hazal Kaya ha scelto la strategia più potente ed eloquente: il silenzio. Blindata nella sua professionalità, l'attrice ha tenuto lo sguardo fisso sull'orizzonte, insistendo privatamente, dicono gli insider, che l'opera deve parlare da sola,
senza bisogno di note a margine. Il regista, figura fantasmatica in questa vicenda, ha optato per la via più sicura, nessun commento, nessuna dichiarazione. E in un colpo di scena degno delle migliori sceneggiature turche, questa tempesta mediatica non ha fatto altro che spingere il film verso vette inesplorate. Le voci di censure, di proteste, di possibili ritiri, hanno reso la pellicola un frutto proibito irresistibile. I numeri delle visualizzazioni hanno continuato a salire vertiginosamente, infrangendo record su record, mentre un'industria solitamente cauta si rendeva conto di cavalcare un'onda anomala che nessuno aveva previsto. Voglio chiedervi, secondo voi, un attore ha il diritto di commentare le scelte artistiche di un ex collega in modo così pubblico, anche se indiretto? O l'arte dovrebbe essere libera da ogni giudizio personale, specialmente quando proviene da qualcuno con cui si ha un passato così ingombrante? Scrivetelo nei commenti, voglio sapere da che parte state. Mentre il dibattito infuriava, i critici cinematografici sono scesi in campo con analisi taglienti. Alcuni hanno sostenuto che il clamore avesse poco a che fare con il contenuto reale del film e molto, troppo, con l'eredità pesante di queste due stelle. La loro chimica in ADN Feria Coidum non è stata solo una parentesi televisiva, ha plasmato un'era, ha definito il concetto di amore romantico per una generazione. Altri, più cinici, hanno etichettato tutto come un parafulmine pubblicitario perfettamente tempisticato. Ma cosa pensa davvero Azal? Fonti vicine al suo entourage rivelano che l'attrice sia rimasta inizialmente stordita dalla virulenza delle reazioni. Sorpresa che un progetto curato con tanta dedizione e amore potesse accendere un fuoco così distruttivo. Per lei, quelle scene audaci non erano state inserite per scioccare, ma per spingere la storia dove doveva andare, per esplorare la verità nuda di una donna. Il fatto che la discussione si sia spostata dal cuore del film alla dinamica tra lei e Satay la ferita, ma le ha anche dato una nuova risolutezza. Ed ecco che il passato torna a bussare. I social media hanno rispolverato vecchie clip indimenticabili, didascalie cariche di nostalgia hanno invaso il web, lui non si opponeva a queste scene anni fa, hanno gridato alcuni, puntando il dito contro la passione di un tempo diverso. Ma la controargomentazione è arrivata rapida come un fulmine. Fonti vicine a Satay insistono che le voci siano state ingigantite a dismisura. Secondo loro, non ha mai chiesto censure o cancellazioni. Ha semplicemente espresso un'opinione sulla fruibilità di certe sequenze per un pubblico generalista. Una sfumatura che, nel mondo crudele dei tabloid, si è persa, trasformando una frase in un tuono. Mentre gli esecutivi della piattaforma digitale si strofinavano le mani guardando i grafici delle visualizzazioni, una domanda sovrastava tutte le altre: cosa sta succedendo davvero tra Zal e Satay? Le pagine di gossip hanno iniziato a tessere una narrazione più ampia, suggerendo che il tempismo non fosse affatto casuale. Si sussurra di un nuovo progetto, un copione segreto che potrebbe vederli di nuovo fianco a fianco. E se tutto questo polverone fosse solo il primo atto, un preludio attentamente seminato per una reunion colossale che nessuno voleva rovinare confermandola troppo presto? Nessuna delle due parti ha rilasciato una dichiarazione definitiva. Azal è concentrata come un laser sul percorso del film. Satay, fedele alla sua natura riservata, ha evitato qualsiasi botta e risposta pubblico. Ma il silenzio, si sa, nutre la curiosità più di 1000 parole. Un veterano editorialista turco ha riassunto la situazione con una frase lapidaria: sono due dei nomi più grandi che abbiamo, e il semplice atto di mettere i loro nomi vicini manda gli ascolti alle stelle. Essere un argomento di discussione li segue come un'ombra, che lo vogliano o no. Proprio quando la tensione sembrava stabilizzarsi, una nuova fuga di notizie ha scosso la conversazione. Un membro anonimo del team ha confidato alla stampa che Azal, inizialmente scossa, ha capito che la controversia aveva costruito un ponte verso persone che altrimenti avrebbero ignorato il film. Sto difendendo la mia arte, è la frase che circola nel suo cerchio, risoluta e inflessibile. Per Azal, questo non è un diversivo, ma un capitolo determinante della sua carriera. Un ritratto senza scuse della vita interiore di una donna. Per Satay, il quadro è più intricato. Le persone a lui vicine sono inquiete, non solo per le reazioni al film,
ma per ciò che queste scene suggeriscono agli occhi del pubblico riguardo al loro passato. Il loro legame, forgiato su quel set tanti anni fa e sigillato nella memoria di milioni di persone, è qualcosa che lui sa non può essere trattato con leggerezza. Perché alimentare una narrazione che potrebbe ferire entrambi? Eppure, la cautela che sembra prediligere ha alimentato nuove accuse online. Alcuni dicono che dovrebbe supportare Azal inequivocabilmente, altri ribattono chiedendo se tale audacia sullo schermo fosse necessaria. E ora, arriviamo al climax di questa opera drammatica. Un nuovo rumore ha gettato benzina sul fuoco ruggente. Si parla di un gala esclusivo, un evento scintillante che si dice sarà guidato proprio da Azal, completo di una lista invitati curata maniacalmente. E nascosto tra i nomi, un invito sarebbe stato recapitato direttamente alla porta di lui, Satai Ulusoy. Se dovesse calcare quel tappeto rosso, sarebbe la prima volta in anni che i due si troverebbero all'interno della stessa inquadratura, visibili al mondo intero. La macchina della speculazione è andata in overdrive. Le fonti dicono che Azal si stia preparando con un'attenzione meticolosa, guardaroba, styling, la postura di chi rifiuta di rimpicciolirsi per il comfort altrui. Si dice che il suo look per il red carpet sarà un manifesto vivente, un artista che protegge il suo lavoro, costi quel che costi. Tuttavia, nonostante la pianificazione attenta, l'energia dietro le quinte è descritta come elettrica e tesa. Anche la lista degli invitati, un semplice pezzo di logistica, è diventata un punto critico tra i due campi. L'aggiunta del nome di Satai ha alimentato nuovi titoli su un possibile confronto sotto le luci soffuse di una serata celebrativa. C'è una teoria, che si estende attraverso talk show e blog, secondo cui il team di Azal voleva esattamente questo, dirigere tutte le telecamere su un unico incrocio, garantendo che qualunque cosa accada, un abbraccio, uno sguardo, un cenno neutrale, domini la conversazione per giorni. Quanto a Satai, i sussurri sono divisi. Alcuni dicono che preferirebbe evitare di diventare un accessorio in una narrazione che non ha scritto. Altri insistono che la pressione su di lui stia montando affinché faccia un passo avanti, che gli venga consigliato di partecipare al gala e chiudere la storia con un'unica apparizione, o di rilasciare una dichiarazione composta che chiuda il cerchio senza alimentare nuove fiamme. Sotto la superficie, c'è un'emozione che i numeri non possono catturare. Sono due artisti cresciuti sotto una luce intensa, che hanno imparato cosa significhi la fama e l'aspettativa mentre il paese guardava. I loro nomi portano ricordi più forti della maggior parte delle trame attuali. Ecco perché questo momento non si districherà rapidamente. Il film sta ancora espandendo la sua portata, attirando nuovi spettatori che vogliono decidere da soli se le scene audaci siano necessarie, eccessive o essenziali. Mentre ci avviciniamo alla notte del gala, la città vibra con l'anticipazione che solo un momento del tipo "lo faranno o non lo faranno" può creare. Gli stilisti aggiornano gli stand. I giornalisti si aggirano intorno agli ingressi degli ospiti. Le pagine dei fan preparano i post in anticipo, pronte a premere "pubblica" nel secondo in cui una telecamera li catturerà insieme nello stesso fotogramma. Alcuni prevedono un breve riconoscimento professionale. Niente drammi, niente teatrini, solo un cenno al passato e un saluto al presente. Altri, più audaci nei loro sogni, si aspettano un annuncio a sorpresa, che condivideranno di nuovo un set presto, che il sussurro di una nuova collaborazione non fosse un pio desiderio ma una scia di briciole. Per ora, nessuno ha rotto il silenzio con un sì o un no definitivo. Forse non lo faranno. Forse lasceranno che il momento si svolga, lasciando che le immagini facciano ciò che le parole non possono. Forse Azal solcherà quel tappeto inviando un messaggio a ogni passo. Questa è la storia che dovevo raccontare. E forse Satai deciderà di mantenere vuoto il fotogramma, scrivendo la sua risposta con l'assenza, esortando il pubblico a lasciare che l'opera stia in piedi senza che le vecchie narrazioni rovinino la festa. O forse apparirà, dopo tutto, abbassando il volume del mulino delle voci con una presenza misurata che dice tutto e niente allo stesso tempo. Qualunque cosa accada quando si alzeranno le luci sulla notte del gala, una verità è già scolpita nella pietra: i loro nomi, fianco a fianco, creano un'energia che l'industria non può fabbricare, ma solo inseguire.
Che questo ciclo sfoci in una reunion o rimanga un eco del passato, ha ricordato a tutti quanto possa essere potente una storia condivisa, e quanto facilmente arte, memoria e speculazione si intreccino in un nodo inestricabile. Voi cosa fareste al posto di Satai? Accettereste l'invito sfidando i pettegolezzi o restereste nell'ombra per proteggere il passato? E soprattutto, siete pronti a vedere Azal e Satai insieme in un nuovo progetto, o pensate che certe magie non si possano replicare? La sezione commenti è tutta vostra, scatenatevi! Ricordatevi che il modo migliore per seguire questa saga in tempo reale è iscriversi a Gossip alla turca e supportarci con il tasto abbonati. Noi saremo lì, su quel red carpet, virtualmente con voi, pronti a cogliere ogni sguardo. Siamo giunti al termine di questo viaggio emozionante. La storia di Azal e Satai ci insegna che nel mondo dello spettacolo, il passato non è mai veramente passato. È un'ombra lunga che si stende sul presente, a volte per oscurarlo, a volte per renderlo ancora più brillante. Continueremo a monitorare ogni sviluppo, ogni movimento social e ogni dettaglio del gala imminente. Se questo video vi ha fatto battere il cuore, lasciate un like e condividetelo con chi ha amato Feria quanto voi. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo al prossimo video, dove la passione turca non dorme mai. A presto!